Oh sì, l'imperatore aspetta. Bene, andiamo. Maestà, il signor José. Sono felice del contrario. Carlos mi ha dato da leggere il vostro libro. Una comunione socialista. Una comune socialista. Ah sì, una comune. Vi dico subito che le vostre idee mi interessano. Vi sorprende? Pensate forse che un imperatore non abbia nulla a che fare con il socialismo? Sapete, anch'io credo nel progresso. Ma prego, sedetevi. Grazie. So che avete tentato di dar vita alla comunione societaria o comunista. Sì, però prima che venga quel giorno bisognerà, se lei permette questa espressione, spazzare via tutto questo. Vede, quello che non è possibile in Italia è invece realizzabile in Brasile. Il mio paese è nuovo, ha pochi abitanti, ha bisogno di uomini colti, di idee moderne, di pionieri, di propagatori della scienza. Se voi intendete ancora realizzare quell'idea, riflettete sulla mia proposta. Io vi farò dono della terra. A voi però il compito di valorizzarla, di mettervi la vostra esperienza. Il tutto con tranquillità. Ho riflettuto. Accetto. All'amore tuo fanciulla, altro amore io preferia, un'idea l'amante mia, a cui detti braccio e cor. Il mio cuore aborre e sfida i potenti della terra, il mio braccio muove guerra al codardo all'oppressor. Perché amiamo l'uguaglianza ci chiamarono malfattori, ma noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate, varcheremo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi fanciulla cara, noi qua giù combatteremo e nel dì che vinceremo braccia e cuore a te darò, e nel dì che vinceremo braccia e cuore a te darò. Scegliamo! Conti, guarda che ti conviene passare di qua!
La miseria, quanto è bello! Olha, eu vou embora. Obrigado de tudo que você fez para nós. Esperamos de ver breve. Não se preocupa, quando chega alguma carta da Itália eu trago para vocês aqui. Mas para ir para Palmeiras, que caminho deve tomar? Pega a floresta, vai sempre direto, com o sol à direita. Quando chegar na árvore grande, pega o sol em frente e vai até o rio. No rio tem estrada. Assim não dá. Você tem que me fazer um desenho, um mapa. A gente tá aqui tá a floresta. Aqui tem o rio. Aqui tá Palmeiras. Signore, ti ringrazio per questa bella terra. Anch'io ti ringrazio, Signore che non esisti, per questa terra. Io, Alfredo, se fossi in te, li metterei più vicini questi pali. Lorenzini, la barriera la costruisco io, non ti preoccupare. Ah, va bene, ma intenterei anche un po' meglio. A te. 9. È duro, eh? Il più duro che abbia mai visto. 10. 12. 13. Ma guarda che roba, non l'abbiamo neanche scalfito. Fermiamoci a 13. È un buon numero, no? Ma sì, ma poi che la battiamo a fare? Fa ombra. Sì. L'anno che viene. Ti ricordi che venivi alla bottega del mio vecchio? No, ti ricordi quanto si arrabbiava quando non riconoscevamo le vene del legno? Già, povero vecchio, ma... Quando gli fregavamo i sigari. Poveraccio. Lo Stato moderno non è nient'altro che la realizzazione dell'antica idea di dominazione. Alfredo, puoi sviluppare questa idea? Certo che posso, ma non mi va. Bravo, è così che si risponde. Bene, continuo. Lo Stato rappresenta la forma ultima dello schiavismo religioso. Senti, compagno Lorenzini, ma qua come farai che non ci sono giornali, non si fanno congressi? Come farai? Beh, ci siete voi, no? Siamo noi. Dunque, lo Stato burocratico, militar poliziesco e accentratore... Non si può è mangiare un morso in pace, voglio Guaglio è che non volete imparare niente. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e lo Stato diventerà il ricordo d'infame passato. L'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo sorresterà l'ideale in cui siamo animati, e allora nel cuor, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Volete bere? Certo. No, prima io. Perché? Quando Olimpia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e la gloria diventerà il ricordo d'infame passato. No, niente acqua. L'ho rifiutata persino al fonte battesimale. Olimpia,
Quando posso venire al fiume con te? Ma è per aiutarti a prendere l'acqua. Torbolo, li bagniamo. Non vuoi smettere? Olimpia. Allora Olimpia, mi lasci venire questa sera? A te. Ma che fai? L'hai piantati metà al rovescio. Stupido, non è un recinto, è per le belve feroci. Quando Olimpia verrà, tutto il mondo sarà trasformato. Macchie oblunghe nella parte. Ah, grazie. Ce n'era proprio bisogno. No, aspetta. Un poco anche queste le ho appena trapiantate. Una raccolta che sta diventando interessante questa. Ciao. Ciao, Olimpia. State zitto, possibile che te la menti sempre tu. Alza di dietro. Pensa che batti. E per farlo. A fatica di ora, è Aspetta, passata venga, un momento. Guarda che la piegala bene, Alfredo. È un diritto, non è un privilegio. Non dico come mai. Dopo devi mettere le piedi. Hai capito? Hai fatto un bel lavoro. Attaccala buono vicino al palo. Vai, metti le piedi. E lo Stato diventerà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo sol resterà l'ideale in cui siamo animati, e allora nel cuore, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Non era male questo affare, un po' piccino però. Non è il pasto di stasera che mi preoccupa, ma domani e dopodomani. Per mangiare bisogna seminare, oh. Compagni contadini, vi ascoltiamo. Abbiamo tutto da imparare da voi. Stamma a scuola. Adesso impariamo a seminare, a piantare, a arare. E piantala, lascia che Bene. E allora c'è bisogno di pale, vanghe, sarchi e un aratro. E le sementi? Certo, anche le sementi. Bisogna decidersi a comprarle. Io propongo che due soli di noi vanno a Palmeira. Giovanni, che parla brasiliano, e Rocco, che se ne intende di cultura. Basta. Ha ragione lui. Giusto. Va bene, allora facciamo subito la colletta per comprare gli attrezzi. Stiamo un po' di pane. Tieni, ma quando sei in questo te lo può scordare. Che gruzzoletto. Olimpia, questo è tutto. Fatelo tagliare che sia tutto. Un'altra volta, eh? Io, sai, non ce l'ho. Frugalo! Ma che frughi? Ma dai, mi solletico, dai! Ah, senti, la lettera dell'imperatore, ce l'hai sempre, non l'hai perduta. E qui, vuoi che te la legga un'altra volta? No, è per essere sicuro.
Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Salve! Viva o imperador! Viva a rainha Isabel! Estamos livres! Tá certo! A rua é tanto tua como minha! Tá bom, irmão! Nós não somos teus irmãos estão lá! Você vai pedir trabalho a botar um cabará? Não! Você trabalha com ele? Não, acabou. Estamos livres. Buenos días. ¿De quién es esta fazenda? Ma voi siete italiani come noi! Sì, di Pisa. Roma! Rovigo! E questi qua sono due lasciali! Sì, di Roma! Cazzo, sono tutti arruolati nell'esercito. Meno male che sono seguiti, sennò quando si lavora. Per fortuna. Per fortuna il lavoro qua che c'è, grazie a Dio e tutti i santi! Comunque approfittare, non è che è troppo tardi. Ma noi abbiamo una colonia lassù, la colonia Cecilia. Sì, Sant'Antonio che avevamo noi! Ho trabalho! Senti, non una parola di quello che abbiamo visto, eh? Manco una parola. Ma perché? Perché io di Platone non ne voglio più sapere. Ma Rocco, ma tu lo sai che il nostro esperimento non c'entra niente con tutto questo. Lo so, ma manco una parola. Va bene, va bene. Guarda che bello. Pedro. Entende? Me vejo obrigado a fazer queimar o excedente do café aos olhos de toda a população. Mas eu pergunto, de quem é a culpa? E não acabou. Olha as cotações do mercado de São Paulo. Continuam caindo. Então eu pergunto, quem é o responsável? Sim, quem é? A concorrência, senhores. E continuam chegando a milhares esses malditos colonos. O governo deveria intervenir, pô. Necessitamos de braços, não de concorrentes. Justíssimo, Dom Afonso. Bom dia. Bom dia. Dos cachaças. No, niente. Siamo un straniero. Ma è tutta roba sua questa? Beh, il suo è... Questo è un centro di rifornimento, perché l'estensione è molto grande qua intorno. Non è come in Italia, che trovi un paesino e trovi il negozio, delle cose. Del principe? Di questo? C'è un commerciante. Guarda che forte questo, eh? Che roba? A sentire. No somos de Sicilia. Nos queremos comprar algunas sementes, utensilios, gado. Por aquí. Tá bom. O que é? O nosso imperador gosta de gente que reparte a terra. E não só a terra. Que trabalha no domingo e que tem uma só mulher para 10 homens. Pelo menos aqueles falam português. Por isso deveríamos controlar melhor. Justíssimo, Dom Afonso. Nós ocuparemos nós. 60 quanti? 10 lire, sempre contos. 10 lire per sto pezzo di legno del camerato. Mazza che figlio di puttana, oh. Il mio amico disse che non vale e conosce la sua professione. 60 quanti? Acho che 30 contos seja un prezzo giusto. 60. 10 lire, l'ultimo prezzo che gli fa. E gliel'ho detto. Le aconselho a aceitar antes que o preço suba. Allora, barato, 60 contos. Ah, dobbiamo vedere poi il bestiame, Rocco. Ah, le sementi. Ce ne vorranno 3 sacchi, abbiamo detto, eh? Quanto costa isso? 30 contas. 5 lire. Rocco. Rocco.
se vuoi spendere meno, devi prendere questo. Sempre volevo scherzare tu, sai? Ah! Ah! Ehi, Rocco! Sì, ciao! Ah! Allora sono i buoi a fare tutto il lavoro, eh? Scemo, che un po' te ne aratro e vedrai sono buoi a fare tutto il lavoro. Ah! Davvero? Ah! Posso? Certo, dai! Yeah. Ah! 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 Hai visto? Ah! E dimmi, Giovanni. Però noi non abbiamo un contratto di proprietà. Senti, Rocco. Dai. Ti sto sentendo. Tu sei un contadino, no? Contadino, ma senza terra, lo sai. Un bracciante, ecco che so. Lo sai che la terra appartiene a chi la lavora? Sì che lo so. E con questo? E con questo non ti basta. È il miglior contratto che ci sia questo. I titoli di proprietà sono come le leggi. Servono ai padroni. E qui padroni non ce ne sono. Sapete, che qua attorno non siamo i soli. No. C'è una colonia di polacchi al nord e una di tedeschi a ovest. Quelli non sono anarchici? No, che io sappia, no. Allora quelli il concetto ce l'hanno. E noi ce ne freghiamo? Beh, ma allora bisogna mettere i confini alla nostra terra. E se no... Compagni, niente barriere, niente recinti. Sono ostacoli alla libertà. Ha ragione, Lorenzini, niente confini. Avventura si va senza Le barriere. Dove ci sono barriere nostra patria e il mondo intero. c'è sempre concorrenza, C'è la libertà egoismo, invidia, odio. Ramigli per le terre e per i mari. La 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 la. L'asse della Terra rispetto all'asse del Sole è inclinato. Va bene? La Terra gira intorno al Sole. Se si trova qua, i raggi del Sole scaldano più forte questa parte perché è più vicina, perché sono più dritti, e meno questa parte perché è più lontana e perché sono più obliqui, d'accordo? Se la Terra si trova da quest'altra parte, avviene il contrario. Scalderanno più forte quassù, qua al nord dove c'è l'Italia, e meno forte qua dove c'è il Brasile. Difatti, adesso è aprile e in Italia è più caldo, è primavera. E a primavera cadono le foglie. Ma no, cadono qui perché è autunno. È aprile ma è autunno. Così come a luglio c'è l'inverno. Sì, aprile è autunno, sì. A luglio è inverno, a dicembre che? E che cos'è? Che è estate. Estate, hai capito tutto, hai capito, bravo. Ci riposiamo un po'. Ragazzi, lo dicono ancora una volta, Per la fine settimana la terra deve essere pronta. Ma dai, Rocco, non esagerare. La terra mica si fermerà per un giorno di ritardo. Vuoi star zitto? Ha ragione lui. Scusa, Giovanni, ma che ne sai? Non sei mica contadino tu. No, non sono contadino. Però quello che il contadino impara con l'esperienza, tu lo puoi imparare con lo studio.
Anche l'agricoltura è una scienza. Beh, diciamo che ognuno ha il suo metodo. Io, per esempio, so soltanto che la terra senza sudore non dà frutti. C'è questo nei tuoi libri, Giovanni? Brighiamoci. Qui da tanti giorni non siamo riusciti ancora a fare un tetto dove mettere sotto la testa. Siamo delle pappamolle, siamo. Ma Cristo, perché veramente qui dobbiamo farci cuciare le corna da sole. E quando lo tagli così? L'anno prossimo questo, levati. Ma ce n'hai fegato, no? Piantala. Così, lascialo così, in pace, non lo così. vedi che è stanco. Che tutti siamo stanchi. Tutti, devo fare per forza tutto io. Vabbè. Ma non è abituato, e mica tutti hanno la terra nel sangue come te. No, Alfredo, non è così che bisogna dire. Compagno contadino, qui ognuno è padrone delle proprie azioni. Il solo padrone. Ha più di 100 anni. Sì, ma è tagliato male. Perché? Segato in sezione ci vengono almeno 4 panchetti. Ah, così, e poi a metà qua, 1, 2, 3 pioli per parte, sì. Giusto. Adesso facciamo un segno qui, lo tagliamo, lo incastriamo, dovrebbe tenere. Proviamo. No, così non reggerà mai. Non reggerà mai. No. Ce lo devi spiegare, non siamo del mestiere noi. Queste non sono cose che si spiegano, bisogna che ve le faccia vedere. Qua va costruito un quadrato con delle assi che poggiano su degli spessori. E poi in mezzo ci mettiamo delle assi trasversali. Ma scusa, ma non ce lo potevi dire prima invece di andare a fare il contadino, che non lo sai fare? Dai, su. Dai, tira giù. Cominciamo subito. In ogni modo, se Rossi vuol fare l'esperimento, lo faccia. Ma lasci stare i socialisti, lasci stare i rivoluzionari. Vada pure il Rossi in Brasile a ripetere, quando il problema sociale è fatto gigante e reclama urgente generale soluzione, vada a ripetere gli esperimenti da dilettanti. No, io dilettanti non l'accetto. Con cui i precursori del socialismo riempirono la prima metà di questo secolo. I rivoluzionari restino al loro posto di battaglia. Proprio adesso, che sorgono le prime associazioni di lavoratori siciliani, ora che i ferrovieri si organizzano in tutto il paese, proprio ora il gruppo di Rossi ha scelto di disertare. E così, compagni, noi saremmo dei disertori. Non hanno capito niente. Dei traditori. Dei vigliacchi. Vigliacco. Ma chi si è battuto contro i soldati del re? Armato di solo una forca. Vigliacchi, quelli che si sono battuti per il diritto di sciopero, contro il militarismo e il colonialismo. E tu, Giovanni, e la tua galera. Allora, compagni, dovremo ritornare, no? Sì. Fate come volete. Io e Olimpia restiamo. Scusa, ma nessuno decide per me. Io resto. Non è giusto quello che hanno scritto. Io credo che non abbiano compreso i nostri scopi. Forse abbiamo sbagliato anche noi a non spiegarli bene. Appena qui ci saremo sistemati meglio, torno in Italia e li saprò convincere. Che fai? La stessa se ne va. Se Giovanni se ne va? Ce la caveremo senza di lui. Ecco. A tutti uguali, 10 diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori, non sia pace tra i mortali, finché un uomo sovraltro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri
sono i nostri sfruttatori. Svelti ragazzi, al lavoro, sbrighiamoci! E che ti è presa furia tutta un tratto a te ora? Vieni Enzo! Via! È proprio bella. Piano. Siamo noi, possiamo entrare? Come sta Luigi? Molto meglio, la febbre è calata. Ella, e questa la conosco. Tullio ne ha 2. I. Bravo. Questa non me la ricordo. Ma sì, l'abbiamo imparata ieri. È la 7ª lettera. La 7ª. Ah, è G. Sì, bravo. Allora, Luigi, esatto. Continuiamo. Dimmi una cosa. Ma tu sei innamorata, tu? Ma che ti importa a te? Ah, ma non per me, figurati. Ma l'hai visto Alfredo? Senti Tullio, ma tu ami la libertà? Certo, chi non l'ama la libertà? Ma sei libero tu? Certo. Non tutti i giorni della mia vita. Vedi, quello che io voglio è essere libera tutti i giorni della mia vita, capisci? Ho capito. Tu non vuoi sposarti, eh? Questo. Ma no. Tullio, tu hai dei figli? Una moglie? E allora la tua famiglia la rimpiangi da quando sei qui? Oddio, dipende. Sì e no. Come vedi, la famiglia non è tutto. Sì, se si dice così, poi un bel giorno... Ma che anarchico sei. Non devi solo imparare a scrivere, devi anche imparare a pensare, no? Ma insomma, tu che vuoi allora? Io... Quello che voglio è fare quello che mi piace. Con te, per esempio. Sì, con te. Beh, allora... Tullio, la tua morale la dimentichi solo quando ti fa comodo, eh? Tullio. Ridi. Dai, tu. Che te ne hai presi? Forza, ci vai, poi. Dai, che piove! Addio compagni, addio, spose e sorelle madri, la società dei ladri ci ha fatto slegare e gli ultimi Siamo coatti e valli e risarchiamo e non ci vergogniamo perché questo soffrir è sacro alla
i diritti ancora d'ogni lavoratore. Alcuni desiderano che l'individuo consumi quanto produce, e ciò ha lo scopo di mantenere qualche stimolo alla produzione. Aspetta. Sì, ecco qua. Altri ammettono, e ci sembra maggior giustizia sociale, che ciascuno sia in diritto di consumare in proporzione dei propri bisogni e in proporzione delle rendite sociali. Ecco qua. Fai vedere? Ha voglia di essere di rossi, non sono che teorie. Eppure ce n'è bisogno di teorie. Ma quale teoria? Ora te la dico io, la sola frase che ho imparato nei libri. Aspetta, lascia perdere, avranno perso qualche altro maiale. La sola frase che ho imparato nei libri, una sola, mi è bastata una volta per tutte. Sta a sentire. Per loro propria natura, gli uomini di scienza sono portati a ogni sorta di perversioni intellettuali e morali. E i loro principali vizi sono l'esagerazione delle proprie conoscenze e il disprezzo verso tutti coloro che non sanno. Date loro il potere e diventeranno i più insopportabili tiranni. E chi te l'ha detto tutte queste cretinate? Bakunini. Ragazzi! Cosa hanno combinato? Dio mio, Dio mio! Ma tu guarda che hanno combinato questo. Dio mio. Hanno distrutto tutto, hanno distrutto. Ma questo recinto non poteva reggere. Avrei dovuto occuparmene io. Compagno Tosti, il recinto ha fatto male. Sì. Chi è stato? E chi se ne è occupato allora? Chi è? Ma che te ne importa chi è stato? Che differenza fa? Come che differenza fa? È il seminato. Il gran turco che ho piantato io! Guarda che il gran turco non è solo tu! Calma! Io ho ragione! La cosa è seria. Qualcuno ha trascurato i suoi doveri verso la comunità. E noi abbiamo il dovere di sapere chi è. Sono stato io a fare il recinto. E allora giudicheremo se... Ma che può giudicare? Ma che può giudicare? Ma lo giudichi, discuto, ma che sta in coppa al tribunale? Sbirro! Sbirro! State a sentire, compagni. L'errore fondamentale degli anarchici, avversari dell'organizzazione, è credere che un'organizzazione non sia possibile senza autorità e preferire rinunciare ad ogni organizzazione piuttosto che accettare la minima autorità. Guarda che non fa impressione a nessuno. L'ha detto Malatesta, il nostro più grande anarchico, e non rompere i coglioni con la tua irresponsabilità! Compagno Lorenzini, noi contadini siamo con te. Noi contadini sappiamo che c'è bisogno dell'organizzazione. Organizzazione? Sì, proprietà. Evviva Tullio! Evviva Tullio! Evviva Tullio! Evviva Luigi! Evviva! Ehi, stagna! Porta, porta! Dai! Compagni! Compagni! Ecco
eccoci qua, ci fai il discorso, te volevo mancare. Ci mancava. Lorenzini non perde l'occasione, tu. Veramente. Grazie. Lavoratori del mondo intero, Ce l'ha con voi, eh? in questo giorno del 1° maggio vi salutiamo fraternamente. Viva il giorno in cui la strada sarà del popolo e i borghesi si nasconderanno. Compagni, celebriamo la forza maestosa del popolo. Lorenzini, ma che siamo a un banchetto radicale? E come la metti con la parola d'ordine di Malatesta? Come la metti? Noi anarchici, noi rivoluzionari, non vogliamo neanche un giorno di sciopero tranquillo, ma uno sciopero il più lungo e il più aggressivo possibile. Milano, Genova. Vedo le vostre strade coperte di bandiere rosse e nere. Compagni, siamo tutti con voi. Brindiamo l'anarchia! Viva! Viva! Ascoltate! Ma questi sono i polacchi, stanno facendo una processione. Silenzio, bigotti! Vieni, omaggio, ti aspettan le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni risplende la gloria del sol, la gloria del sol. Caro Enzuccio, visto che tu sei il più piccolino, evviva Enzuccio! Al battesimo! Dai ragazzi, lasciami! Vieni che ti fa bene. Ti abbiamo battezzato! Lasciami, Rocco! Vedi! Apri. Alfredo, oggi veramente, oggi mi sembra Non un sei po'... stato di grande compagnia. No, oggi sei un po' triste, ma perché? Ceci, notizia! La posta! Notizia! A voi. Che dici? Vieni qua la notizia, no? Dove notizia? Che è? Imperador foi deposto! A República foi proclamada! È caduto l'imperatore, c'è la Repubblica. Ehi! Compagni, prendiamo la caduta del tiranno! E viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Beviamo, anche se è all'imperatore che dobbiamo Cecilia. Tullio! La Repubblica è meglio, un po' capisci o no? Vediamo. Tô trazendo uma notícia das autoridades federais também. Leggi, Lorenzini, leggi. C'è Devi alla salute della le Sicilia. nuove autorità. Adesso vediamo. Le autorità governative della Repubblica Federale del Brasile vogliono vederci. Hanno convocato i responsabili della colonia Sicilia al palazzo del governo di Curitiba. Ci vogliono delegati. Chi si propone? Io propongo che dobbiamo andare tutti questa Giusto. Va bene, Va bene. Compagni, l'ultima lettera di Rossi, state a sentire. Vai. Ecco qui. Dice che le conferenze sono andate molto bene e che ha reclutato molti compagni. E state a sentire le nostre famiglie. Che le nostre famiglie sono pronte a raggiungerci. Andiamo a ballare, voglio. Andiamo a ballare, Olimpia. Naturali e domandariti nella cicognuga. Balla, Lorenzi, balla. Mercati di storno gli amori e senza cecugati ci chiamano malfaccioni. Dentro prenda sorgere o dell'avvenir. Vivere vogliamo liberi, non vogliamo più servir. Leggi dannose grame di fronte alti strumenti, seconda sulle brame dei ricchi prepotenti. Da un pane a chi lavora, che siamo malfattori. Oui,
Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Evviva la Repubblica! Evviva! Per me sono tanto convinto che la famiglia è il più grande focolaio di immoralità, di cattiveria, di asinaggine, che se mi fosse dato di distruggere a scelta uno dei più grandi flagelli umani, la religione o le cavallette, la proprietà individuale o il colera, la guerra o le zanzare, il governo o la grandine, la patria o la malaria, senza esitare sceglierei di distruggere la famiglia. Se la famiglia potesse vivere in piazza, sotto il controllo severo della società, o come fu detto una volta, in una casa di cristallo, potrebbe forse attenuare un poco la sua ferocia, la sua viltà, la sua corruzione. Ma i ciarlatani della morale, gli impostori della religione, i bugiardi dell'arte, i cretini della scuola, tutta la numerosa marmaglia che ha rimbestialito il carattere umano, ha opposto alla nauseante realtà delle famiglie l'astrazione poetica, gentile, santa della famiglia. La famiglia è attualmente la principale ragion d'essere e il principale sostegno del regime capitalistico. Per questa ragione è incompatibile con la vita socialista. La logica quindi vi forza ad essere comunisti fino all'estremo, ad abbattere la famiglia, con quel colpo stesso col quale distruggete la proprietà, oppure ad ammetterle e a rispettarle entrambe. Allora liberiamoci di entrambe. Che ne sai della famiglia tu? Beh, ho un padre, ho una madre, dei fratelli, delle sorelle. Vero, chi non ha una famiglia? E se non ci liberiamo della famiglia? la famiglia distruggerà il comunismo. La solidarietà umana rimarrà una teoria finché l'uomo continuerà a vedere da una parte la moglie e i figli e dall'altra parte l'umanità. Ma la famiglia non è una di quelle istituzioni che si possono distruggere dal di fuori, e tantomeno con la violenza. La reazione, la resistenza sarebbero immediate, generali. È una di quelle istituzioni che prima devono essere distrutte nella coscienza popolare e poi crollare materialmente per autodistruzione interiore. Quando la pratica palese del libero amore avrà cancellato dalla faccia del mondo la menzogna della paternità, la famiglia sarà per metà distrutta. L'armonia dei rapporti economici tra l'individuo e la società potrà essere naturale e spontanea solamente quando tutte le donne saranno considerate come possibili amiche e tutti i bambini come possibili figli. Ragazzi, guardate come peso il paese! Minchia! Ecco la guida. Che fai? Lascia restare i grandi che ci sorvediamo. Hanno cominciato a nascondere le vergogne. Sì, quella là però è rimasta. E si vede che non c'è passato Robespierre per questa Repubblica. O representante da colônia Sicília. Ma non è possibile. Sì, signore, siamo tutti rappresentanti della colonia Sicilia. Vai, fai il tuo mestiere, vai ad annunciarci. Vai. Vai!
Vocês convocaram a colônia Sicília. Aí estamos. Mas isto é contro tutte le usanze. Mi dispiace. Mi scusi, posso sedermi? Mi discusi, sentasi. Prego. Questo è contro tutte le usanze, ma vi riceverò ugualmente. Non sarà una nuova repubblica a conservare una vecchia etichetta. Bene. Teria, devo confessar che compiti che mi fu affidato. La concessione accordata al signor Rossi da un nostro imperatore fu revocata da Repubblica. Come? E che significa? Cosa vuol dire? Che se volete rimanere su questa terra dovete pagare. Pagare? Che persone. E che fa? Compagni, ci è sembrato che la questione del riacquisto delle terre fosse sufficientemente grave per esigere una discussione approfondita e un voto. Vi chiedo quindi di decretare la validità di questa assemblea, le cui decisioni dovranno essere rispettate da ciascuno di noi. Appoggiata, compagno Tullio! Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contro questa assemblea adesso? Bene, la mozione è approvata. Passo alla lettura di una prima proposta che l'ufficio ha elaborato. Quindi la discuteremo. La colonia Cecilia si impegna a rimborsare al governo brasiliano il prezzo delle terre che occupa. Il prodotto della vendita del Gran Turco, che doveva servire a sviluppare un'attività industriale, sarà interamente devoluto a questo rimborso. D'altra parte, per far fronte alle prossime scadenze, è necessario che una parte dei coloni della Cecilia lavori nelle pietraie governative della regione. L'ufficio propone che i compagni contadini, le cui conoscenze sono necessarie al buon rendimento delle colture, siano dispensati da questo incarico. Nostra patria, Prego, passiamo al voto. Compagni, vi prego. Vogliamo rispettare abbiamo votato Dobbiamo correre sulle strade perché è necessaria la comunità, non perché una maggioranza me lo ordina. Aria pura, vita sana, che è tutta un'altra cosa, hai capito? E tu? La scuola come va? Va bene, qui sarà tutto diverso, vedrai, molto bene. Oh, Toste, vieni qua. Ti presento mia moglie, la mia figliola. E questa chi c'è l'altra figliola più grande, ecco. Ah, ha visto quanto è cresciuta? Quanto è cresciuta, quanto è pesa. Il demonio della nave. Il demonio? Lo condivido. Non vedeva l'ora di abbracciare lui. Papà, ma quando arriviamo? Sei contenta allora? Abbiamo cominciato anche a fare un po' di scuola. Sì. Finalmente siamo qui. Quello che non è importante è che abbiamo problemi di scena comunque non abbiamo valore. Forse ne abbiamo, È una cosa importante. Noi cercheremo di organizzarci da soli, e poi appena ci siamo stragati, ci vediamo. Perché Lorenzini.
ho portato 2 scritti di una testa, di una polemica. E poi ci sono anche 2 giornali che tu certamente non conoscerai. Ho bisogno. Sono stati fondati. Parliamo dopo, scusate. Dopo, va bene. Allora, avete visto? Tutto questo qua. Bisogna lavorare a voi. D'accordo? Sì, certo. Basta che stiamo Giovanni, ho cominciato a spiegare com'è la nostra organizzazione. Hai visto? Sono arrivato presto e non da solo. E non da solo, davvero. Mi pare che siano contenti. Ma certo. Avremo da lavorare molto. Quello che ha fatto... Perché lo nascondi? No, tienilo. Tienilo, è tuo. Quando devi prendere il pane, non lo devi prendere di nascosto. Hai capito? Sai come si chiama questo? Credenza. Brava. Credenza. E sai cosa vuol dire credenza? Credenza vuol dire fiducia. Tutte le cose che sono lì dentro sono di tutti. Perché noi abbiamo fiducia gli uni negli altri. Va bene? Poi andare a fare male. Questa è la terza. Per me vanno bene tutte e 3. Scegliete voi la migliore. Ci vediamo più tardi. Grazie, Giovanni. Ciao. Senti, Angela, guarda, questa per me è abbastanza buona. Lasciate stare quel cavallo! Vi fate male! Andate a giocare, su! Oh, ci sarai te! Ancora lì! Ho detto di lasciar stare quegli altri! Via, su a giocare, su! Se gli uomini non rinunceranno alla donna come ad una cosa appropriabile, le donne dovranno prepararsi a dare da sole l'ultima battaglia per diventare libere. Bene, bravi. Chi l'ha scritta? Chi è che ha avuto questa bella idea? Non rispondi? E a chi dovrebbe servire questo insegnamento? A chi è destinato? Cosa sono, delle minacce? Cos'hai, hai perso la parola? È destinate a chi? Non a noi, vero? Tu no. Che ne dici? Non c'è bisogno di ricordarcelo, sappiamo bene. Noi anarchici abbiamo già fatto tanto per l'emancipazione della donna. E tu lo sai bene. E come no? A parole. Si è scritto tanto. Si è parlato, si parla. Ma in effetti, che cosa avete fatto per la donna? Un momento. È necessaria prima di tutto l'emancipazione economica della donna. E dopo potrà cambiare anche la morale, potrà cambiare tutto. E come no? Senti, io conosco degli anarchici, degli uomini perfetti.
di pensiero, di idee, però con le loro donne sono dei sultani. Benedite il pane che ci hai dato, Signore. Quanto sei fatto? Una cinquantina di metri. Non sa che pioverà. Non c'è da correre rischi. Lavoreremo con te tutto il giorno se necessario. Lavoreremo? Chi? Noi, la tua famiglia. Gli altri lo faranno se vogliono. Se non vogliono? Adesso tocca a te. 2? Sì. Due per 2? 4. 2 per 3? 6. 3 per 5? 15. 4 per 7? 28. Allerta compagni, con l'animo forte, che non ci turbino il dolore e la morte. Allerta compagni, formiamo l'unione e viva la rivoluzione. Allerta compagni, con l'animo forte, che non ci turbino il dolore e la morte. Allerta compagni, formiamo l'unione e viva la rivoluzione. Allerta compagni, formiamo l'unione e viva la rivoluzione. Ti piacerebbe avere un figlio? Sì. Anche se non potessi conoscerne il padre? Sì. Questo che noi chiamiamo libero amore, ti sembra naturale? Sì. Utile? Più di tutto. Socialmente utile. Un 2. Dai, sbrigati. Che c'hai, fretta? Ti stanno aspettando. No, anzi. Il 3. Il 3. Fatti i cazzi tuoi. Zitto, pirla. La cosa che mi secca di più è proprio tornare a casa. Un altro re. E allora perché non rimani? Ma cosa ne sai tu di che cos'è la famiglia? La moglie, i figli, tutte le sere la stessa musica. Un cavallo. Sei e 4, 10. Scusa, sai, ma non bisognava farli venire allora. Sì, bravo. È che speravo che qui sarebbe cambiata, no? Un 5. Speravi che sarebbe cambiata. E invece? E invece nel giro di 8 giorni ha dimostrato che non capisce niente di niente. Il problema dei bambini, il mangiare, le chiacchiere, la merda, insomma. Ma secondo me è pure colpa tua. Colpa mia? Certo. Che cosa hai fatto tu per farglielo capire a tua moglie?
Proprio te me lo dici. Certo, proprio io, perché? Improvvisamente ti si è aperta la testa, eh? Improvvisamente le cose si capiscono. Già. Ho anche perso. Allora incominciamo anche se non c'è Angelo, va bene? E adesso allora facciamo una recita. Ci vuole il papà e la mamma. Ma ci scegliamo questo come marito, guarda com'è bellissimo. Un'altra volta, adesso scegliamo noi, va bene? E la mamma? Chi è? Chi vuoi come moglie? Ti piace? Chi è la piccoletta? La piccoletta, Beh, è bella? Troppo piccola. Ma no, guarda che non è piccola. E poi guarda com'è bella. Guarda che bella moglie. Allora, tu portami quello sgabello che sta di là. Quando gli hai parlato del nostro progetto, ha provato dolore? Lo sai bene. Il dolore del tuo compagno lo hai ritenuto ragionevole? Come il risultato dei pregiudizi che pesano su di noi. Destinato a sparire? Sì. Vai. Oh, figlio. Un po' di silenzio perché stiamo giocando. Ernesto, senti. Volevo chiederti a che punto sta la nostra situazione di debiti col fornitore di Palmeira. Beh, è un problema che abbiamo un po' lasciato in disparte, ne avevamo altri. Comunque è un po' troppo tempo che noi non ci vediamo, non ci parliamo. Io avevo bisogno di uno scambio di idee con te. Ho dei dubbi anche in ordine al modo di condurre le cose della Cecilia, non so. Perché non ti fermi? Sì, mi fermo. Esco un attimo a pensare a quello che ho scritto perché qui non riesco a concentrarmi. Ho lasciato la mia roba, torno. Poi noi ci vedremo. O dopo l'assemblea o domani, un altro giorno. Comunque seguo, sai. Anche se non sembra. Vai, Compagni, per favore, un po' di attenzione. Abbiamo dei gravi problemi da affrontare questa sera. Andatevi ad affrontare da un'altra parte. Mi fate scrivere una lettera in pace? 16 milioni interi almeno, no? No, adesso basta! Basta che cosa? Ragazzi, Casadei ha ragione. Avete dimenticato che la casa l'abbiamo costruita tutti e per tutti. Va bene, Rocco, compagni, facciamogli fare questa assemblea, va. Va bene, va bene. Se ne andiamo. Sono contento che sia rimasta l'assemblea. Potrai vedere che la maggioranza è capace di decidere per il bene di tutti. Sì, ma guarda che io fondamentalmente rimango della mia idea, però. Ma chi può trovare un modo migliore per affrontare i problemi che abbiamo? Purtroppo non io. Nico, sei sicuro che sia una buona idea? No, vabbè, se non ti fidi, allora... Ma a ogni modo a me sta divisione delle terre mica mi sembra tanto giusta. Come non è giusto? Tutti ci avranno lo stesso numero di aree. Tutti lo stesso. Vabbè, ma mica tutti lavorano alla stessa maniera. Ah, certo. Chi vorrà lavorare di più, ci avrà di più. E lo sfaticato ci avrà ciò che vorrà. Sì, vabbè, ma non tutti hanno l'abitudine di lavorare la terra come noi contadini. Ciao Lorenzini, hai già mangiato? Non ancora ho da fare. E stai attento, deperisci, Ho bisogno di parlarti. Perché non vieni alle assemblee la sera? Ma io c'ho da fare la sera. Ciao. Vieni. Siediti nel cuore. Dice che è provato. Ma se saranno le idee borghesi a vincere, che cosa avremo provato? In ogni modo non sarà perché avrò praticato l'amore libero che queste famiglie di contadini mi capiranno e mi imiteranno. A te non di certo. Hai mangiato bene?
Mangia e stai zitta. Bravo, Casadei, bravo. E fatti rispettare, se no che padre sei. Uè, tu, dimmi una cosa. Quella signorina è tua figlia? Hai visto? L'ho lasciata piccolina e ora è una signorina. Che peccato, così non la puoi più picchiare. Non ti preoccupare, mi so difendere. Anche da tuo padre. Guarda che qui non è da tuo padre che ti deve difendere, lo sai? Oh no? Chi ti dice che mi voglio difendere? Beccati questo. Bravo! Finalmente una persona viva. Ma guarda ste facce di funerale, cioè, va. Ma tu lo vedi che sta succedendo? È il trionfo dell'ordine costituito. È colpa delle famiglie. No, signore, c'entriamo anche noi. Eccoci qua, siamo al parlamentarismo, alla divisione del lavoro. Tra poco abbiamo la polizia, la gerarchia, Giovanni. Qua devi intervenire tu. A te ti ascolto. A me già mi pigliano per pazzo. Anch'io ti prendo per pazzo, guaglione. Perché devo intervenire? Qui non ci sono capi. Guarda che io non ti sto chiedendo di fare il capo. Ti sto chiedendo soltanto di pigliarti le tue responsabilità e tu lo sai. Io le mie responsabilità me le sono sempre prese. Ognuno si deve prendere le proprie, sì, c'hai ragione. Giovanni, ti guardi. Aspetta. Ti faccio vedere una cosa che non hai mai visto. Siediti qua. Gli hai parlato? Sì. Che cosa dici? Dice che per lui è difficile. Il dito. Dice che ha paura. Mi ama. Soffre. Credi che soffra egoisticamente? È quello che bisognerebbe sapere. Guarda qui e regola il fuoco con questa. Piccoli movimenti. Ascolta. Se il mio affetto dovesse ostacolare il suo, preferisco lasciare le cose come stanno. E i nostri compagni che sono rimasti con le mani in mano? E che potevano fare? I migliori dei nostri erano già dentro. Di Belli, Ciannotti, Fortunato. Come pure Fortunato già stava dentro. Compleanno con i Melli. Con due? Poi, e Matteo? Te lo ricordi Matteo? Come un Ferrari. Certe bevute ci facevamo fiumi di vino. Gentildonna,
Sì. Ricamiamo? Sì. Ti va bene? Bene, grazie. Vera, vieni qua. Perché ci hai parlato? Te l'avevo proibito. Ma come faccio? Siamo stati sempre tanto amici. Ti avevo proibito di parlarci con quel traditore. Senti, ma ragiona. Lui non ce l'ha con te, me l'ha detto. Io ti ho proibito di parlarci e te non ci devi parlare, è chiaro? Quando ti sei data a me. Il suo assenso era completo, sì. La nostra condotta di fronte al tuo compagno ti sembrò corretta? Sì. Hai mai pensato di amarmi? Senza che il mio compagno ne fosse a conoscenza? No. E adesso lo ami un po' di più? Mi ami un po' di più? Se in lui c'è un istinto di proprietà, è stato ferito? Non è mai stato nel mio proprietario, nel mio padrone. Dice che sarebbe un affronto per me, il solo pensarlo. Ha provato sorpresa? No, Umiliazione? no, Timore del ridicolo? un po'. Risentimento verso di me? Non risentimento, ma simpatia per te. È perché da tanto tempo vivevo senza amore. Ho già risposto. Se si fosse trattato di un altro compagno? Non potrei affermarlo. Forse no. Di un proletario, non compagno nostro. Nessuna differenza. E di un borghese? Mi avrebbe compianto. Avrebbe sofferto. Ma non credo che mi avrebbe lasciato per questo. Buona oggi, Basta, non ce la faccio più. Ma come, noi a spaccare le pietre e quelli mangiano? Ma in Brasile che siamo venuti a fare? Gli schiavi? Ha ragione. Calmati. Quelli sono i nostri compagni e credo stiano rompendosi la schiena sulla terra anche loro. Io mi sono rotto il cazzo di farmi sfruttare dai contadini. Quelli hanno l'istinto della proprietà. E le mogli? Le avete viste le mogli? Faticano, sì. Tutto il giorno, sì. Ma per accumulare per loro, no per la comunità. Questo mai. A ciascuno secondo il suo lavoro. Lo si vede che tu non sei sposato. Scusa. Scusami tanto, scusa. A ciascuno secondo i suoi bisogni. E basta. Piano, piano. Hai posto un bel problema. Che ne pensi, Giovanni? Ma ya da fanguria.
Arrivarono poi in gennaio alcune famiglie di contadini, che però non andarono d'accordo con i primi pionieri, per differenza di laboriosità e per tendenza di questi a voler far prevalere i loro intendimenti. D'altra parte i mezzi di esistenza erano assolutamente deficienti per una popolazione relativamente così numerosa. Gli alimenti scarseggiarono. Tutti sanno che la lotta per l'esistenza scoppia feroce sempre quando i bisogni superano di gran lunga i mezzi di soddisfacimento. Così doveva essere e così fu anche tra quei coloni che non erano pazienti e rassegnati fraticelli, non eroi del digiuno, ma semplicemente uomini come tutti gli altri. Si fecero palesi gli egoismi di famiglia e la parentela spesso mangiava mentre gli altri digiunavano. Eppure questa gente, fiaccata dalla insufficiente alimentazione, ma franca da padroni e poliziotti, lavorava quel poco che sapeva e che poteva, reclamava malcontenta, ma non commetteva violenze. Spesso, a stomaco vuoto, i giovani si appoggiavano sulla zappa e guardando sventolare la grande bandiera rossa e nera issata sopra un alto palo, dicevano tra loro scherzando: d'un po' di polenta e d'un po' di ideale si vive. Basta! Tu scrivi al passato come se tutto fosse cosa morta. Ma la colonia, la miseria, la fame, le lotte, ci siamo dentro, nel momento stesso in cui scrivi. Dammi a sentire. Il nostro esperimento di vita comunitaria qui a Sicilia ha durato ormai da 3 anni. Sono stati 3 anni di vita libera. Libera da ogni legge, da ogni autorità. Ecco, questa per me è la prova che il comunismo e l'anarchia oggi sono praticabili in tutta la società borghese. Ma non è finito. E potrei dirti che per me è finita, nel senso che non è necessario continuare l'esperimento. Come sarebbe a dire? Dopo le prime osservazioni, Galileo non tornò ogni giorno nel Duomo di Pisa a vedere una lampada che oscillava. Una volta provato l'isocronismo delle piccole oscillazioni, quella lampada non interessò più e probabilmente ritornò all'immobilità. Però il principio dell'orologio pendolo era stato scoperto. Basta! Luis! Che hai? Sei male? Sinde, Gioà, a te non ti basta di fare lo schiavo, a me sì. La Sicilia è finita. Io me ne vado. Cosa fa il papà quando torna a casa la sera? Fuma la pipa! Fuma la pipa, ma dopo mangiare. Ah, vabbè. Allora. Quando torna a lavare il cappello e si mette a fumare la pipa, ma prima fa qualche altra cosa. Ecco, prima si toglie la giacca, si lava le mani. Si lava le mani e poi viene la mamma. Benissimo. Che... E la mamma cosa fa? La mamma... No, la mamma anzitutto quando arriva il papà si alza in piedi, aiuta il papà a togliersi la giacca, poi apparecchia e poi mette i piatti. Mette i piatti, cosa fa? La mamma poi quando si arrabbia ci sta... Ah, la mamma si arrabbia sempre, questo è chiaro. Allora, Si secca perché... non fate da bravi voi. Roberto! Daniele, Laura, metti a casa, su! A casa! Giovanni! Giovanni! Cosa c'è? È successo un fatto gravissimo. Che cosa? Le donne mi hanno tolto i bambini. No, aspetta, non andatene. Anch'io ho una cosa importante da dirti.
Ho riflettuto a quello che ci sta accadendo. E mi sembra che il nostro rapporto stia diventando troppo complesso, troppo personale, troppo intimo, perché possa essere capito pienamente non soltanto da noi, ma anche dagli altri. Ma hai capito quello che ti ho detto? Le donne mi hanno portato via i bambini. Sì, Olimpia, ho capito. Ma questa è una reazione. Anzi, è una reazione indicativa. È anche per questo che gli altri, le famiglie, debbono capire il nostro esperimento. E noi dobbiamo fornire gli elementi necessari perché questa comprensione sia completa. Perciò dobbiamo cominciare ad analizzare noi stessi, studiare i nostri sentimenti, confrontare i nostri punti di vista. Ecco, io ho preparato delle domande per te e per lui. Così forse saremo più chiari. Naturalmente anch'io farò un mio esame psicologico personale. Vi chiedo di rispondere con tutta la vostra sincerità. Ecco tutto qua. Vai, tu aiuta tua madre. Stai sempre lì a non fare niente. Rigiri. Vedi qua. A posto. Dai. Ecco. Ragazzi, sveglia, fuori tutti! Ma che fate? Siete impazziti! Vigliacchi! Ladri! Chi ladri? Voi! Il sudore della nostra fatica! Ci prendiamo ciò che ci appartiene. Come? Parti? Sì, parto. Domandati un po' di chi ha la colpa. Forza, ragazzi! Compagni, non vorrete battervi! I nostri interessi sono in comune! Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri! Lorenzini, parla per te! Ma sì, che partano! Liberiamoci di questa canaglia reazionaria! Bello il tuo socialismo! Bella la tua libertà! La libertà di sedurre le ragazze? Tu dove vai? Vieni qua! Andiamo! Via! Andiamo a fare. Partite! Partite pure! Portate via quello che secondo voi è vostro! Nessuno qui si batterà per 2 sacchi di grano o per qualche arnese! Ma ci portano via tutto! Ma non devono partire, parla! Spiegagli! Buon viaggio! Rocco! Ti supplico, partiamo. No. Ti prego, Vai tu se vuoi. ti prego, partiamo. No. Ti supplico, partiamo. Vai tu se vuoi. Io rimango. Adesso bruciamo tutto. Cosa fai? Cosa fai? Possono ancora servire! Cosa hai fatto? Per
Compagni, spegniamole! Compagni, spegniamole! Giovanni! Giovanni, non serve! Non serve a niente! Piantala! È tutta colpa tua e della tua organizzazione! È vero, ha ragione Alfredo! Colpa? Va bene. Me ne vado. No! No, Alfredo, no! Non è soltanto colpa di Lorenzini, la colpa è di tutti quanti noi! Sì, ma è più colpa sua! Basta! Ma che colpe? Non fate altro che parlare di colpe! Abbiamo costruito qualcosa, no? Compagni, vi posso spiegare. Ho cercato di salvare la colonia Cecilia prima che morisse. E questo è il risultato! Così siamo rimasti solo noi! Compagni, ricominceremo. Ricominceremo. Ricominceremo! Sì, ricominceremo. Sediamoci un po'. Sì, sediamoci tutti. Vabbè, sediamoci. Via qua, papà, via. L'abbiamo svegliato presto stamattina. Lasciamoli perdere. Mai rimpianti. Ricominceremo da zero. Non da zero. Abbiamo imparato molte cose, no? Un momento, un momento. Non abbiamo nemmeno cercato di capire che cosa volevano, che cosa potevano fare. Adesso che sono partiti è facile tirare le conclusioni. E tuttavia non credo che abbiano completamente torto. Ma che fai? Prima gli eri contro e ora gli rimpiangi. Ma non avete mai pensato che si sarebbero trasformati con noi? E noi con loro, naturalmente. E dimmi un po', Giovanni, tu te l'aspettavi questo? Che dovesse accadere qualcosa di grave era nell'aria. Tutti l'abbiamo sentito. Certo, nessuno ha desiderato che accadesse questo. Io credo però che questo episodio ce lo possiamo spiegare. No, scusa Giovanni, scusa, io in questo momento veramente non lo so se tu puoi capire quello che sta succedendo. E anzi io mi sto chiedendo se forse non avevano ragione i compagni italiani quando ci hanno fatto le critiche che ci hanno fatto. Non è lontano dalla lotta che si fa il rivoluzionario, Gioà. Compagni, mettetevi queste fasce rosse attorno alla testa, come dei cappelli rivoluzionari. Perché? A voi le picche. Perché voi siete il popolo di Parigi! E il popolo di Parigi deve essere armato! Evviva il popolo armato! Evviva la rivoluzione! Evviva! Ecco qua. Pronti? Pronto, Giovanni, suggerisci? Sì, suggerisco. Compagni, diamo inizio alla nostra rappresentazione della morte di Danton. Di Büchner. Suggerisci, Giovanni. Sì, certo, certo. In questa scena Luigi sarà Robespierre e noi tutti il popolo di Parigi. Viva il popolo!
Pronti? Pronti. Mantello. Eccolo. Che c'è, cittadini? Che potrebbe esserci le poche gocce di sangue di agosto e settembre non sono bastate a colorare di rosso le guance del popolo. La ghigliottina va troppo lenta. Abbiamo bisogno di un acquazzone. Sentite il tuono. Cittadini! Non è il tuono, è il cannone! Le nostre mogli, i nostri figli reclamano a gran voce del pane. Noi vogliamo sfamarli con la carne degli aristocratici. A morte chi non ha i buchi nel vestito! A morte! A morte! In nome della legge. Che cos'è la legge? La volontà del popolo. Il popolo siamo noi. E non vogliamo che ci sia legge. Ergo, la nostra volontà è legge. Ergo, in nome della legge non c'è più legge. Ergo, a morte. Senhores, bom dia. Essa é a colônia Sicília. Vocês sabem o que está acontecendo. A rebelião que rasteia nessa região tem que ser eliminada imediatamente. A República tem o dever de defender a si própria e o seu próprio ideal. Esta obrigação compete a todos os seus cidadãos e também a vocês. Un momento, por favore, che tengo che tradurre aos outros. Ha detto che c'è una ribellione nel paese e che la Repubblica ha mobilitato tutti i cittadini e che siamo mobilitati anche noi. Che c'entriamo noi? Siamo degli italiani. Ma non è vero! Non somos italianos, não brasileiros. Você é italiano na Itália. Aqui no Brasil, todos são brasileiros. Eu tenho comigo uma ordem de mobilização. A seu respeito também. Dice che noi siamo italiani quando siamo in Italia, ma adesso che siamo in Brasile siamo come i brasiliani. E ha detto che ha un ordine di mobilitazione per tutti noi. Ma noi siamo italiani in Italia, e non vogliamo andare in forte, che non ci turbino il dolore e la morte. Aiuto compagni, formiamo l'unione. Dentro de uma hora, terei a honra de acompanhá-los ao comando geral, de onde serão enviados a seus respectivos regimentos. Do contrário, deverei tratá-los como desertores. Bom dia. Ha detto che ci dà un'ora di tempo e poi ci porterà al comando generale. Non c'è altro da fare. Sono armati. Dobbiamo andare. Non abbiamo altra scelta. Piuttosto morto che non vivere d'anarchico. Ma sei pazzo? Non combatterò mai perché mi costringono. Torniamo in Italia. Rimaniamo qua. Torniamo in Italia. Torniamo. Un momento, compagni, un momento. In Italia va bene. In Brasile pure. Dovunque può andare bene. Ma no qua. No così. Il nostro posto non è più qui, ci sono altre cose da fare. O volimmo capire, sì o no?